Ok, ok. Tu vuoi sapere com'è andata, eh? Ok, ok. Va bene, tanto ormai tutto è andato in vacca. E la compagnia non c'è neanche più. Julie è figa. Ci siamo conosciuti a Trieste all'università. Io non sapevo neanche che lei fosse di qua. Me l'ha presentata un'amica ad una festa. Comunque, lei abbiamo iniziato a vederci. E a stare insieme. Il problema è che tanti, troppi, le sbavavano dietro. Anche tra i miei amici. E a me, questo chiedilo a Jack, va? Julie è carina. Quando l'ho conosciuta ho capito immediatamente che tra i due non poteva funzionare, perché Matthew lo conosco da quando ha 3 anni, lui è simpatico anche, però non si può andare più in profondità di così con lui. Oltre alle cazzate, insensibile, un ignorante, e quindi mi sono chiesto come fa una creatura così delicata a stare con un burino del genere. Tutto è cominciato quando Julie è partita in Erasmus. Cioè, lei sarebbe stata via 6 mesi. Cioè, io l'ho distrutto. E poi di lei in fondo non gliene fregava nulla. Quando è partita per l'Erasmus, lui non fece una piega. Mentre Julie era via, io ho cercato di andare avanti con la mia vita, ok? Il lavoro, gli amici, tutto il resto. Ok. Il problema è che lei mi mancava terribilmente. Non gliene fregava niente. Anzi, proprio in quel periodo cominciò a uscire con Paul. Paul è, come potrei spiegare, il tipico malato di figa, malato cronico di figa. Paul è un bravo ragazzo. È solo molto particolare. E non ha mai avuto la fortuna della tipa giusta. Tutto qua. Lui stava attraversando un brutto periodo e io ho pensato di uscire con delle mie amiche per presentarli. Io non so cosa si era messo in testa, anche perché a quell'altro gli interessava solo scopare, e quindi secondo me cominciò tutto lì, cioè quando lui cominciò ad uscire con la sua ex, Helen. La vicenda di Helen è una balla. Ma Helen è stata una storiella adolescenziale. Ma come avrei potuto io con Helen? E secondo me con Helen successe un qualcosa. Infatti da quel momento in poi lui andò via di matto, cominciò a uscire con Paul sempre di più, 2 o 3 volte a settimana, feste, discoteche, e
alla fine Matthew era diventato Paul, dimenticandosi completamente di Julie. Comunque secondo me è stato quello lì, il periodo in cui lui ha iniziato a sentirsi con lei. Io Julie la sentivo, sì, spesso abbiamo chattato, però non ho mai pensato a lei in quel modo lì. Ho pensato a lei sempre come un'amica, basta. Quando Julie è tornata, lui ha iniziato ad avvicinarsi e a tramare qualcosa. Comunque, secondo me, sotto c'è anche qualcun altro. Quel coglione di Harry. Harry è un ragazzo gentile, sensibile, affabile, ma soprattutto un grande amico. E Matthew non poteva vederlo perché Harry è gay e per quanto non lo ammettesse si vedeva che gli dava fastidio. È un frocio. Harry aveva intuito un qualcosa su di noi, però ci aveva sempre avvertito su quel che sarebbe potuto accadere, ma non ha nessuna colpa. Quando Julie è tornata, è vero, abbiamo cominciato a legare molto tra noi, si era creata un'intesa, un legame forte che lei non poteva avere con lui, perché è fatto in quel modo lì, cioè non c'entravano nulla l'uno con l'altro. Una sera andammo tutti ad una festa organizzata da Adam. La festa andava bene, se non per il fatto che Julie aveva bevuto parecchio, e anche per colpa di Jack. Io poi ero anche andato a lavorare la mattina e dopo aver lavorato anche alla festa io sì, ero stanco e sono andato a dormire praticamente subito. Così Jack, approfittando della mia assenza e della sbronza di Julie, ha aspettato di rimanere solo con lei per mettere in scena il suo piano ed è riuscito a farsela. Allora, Matthew dopo l'aperitivo era già sbronzo e Julie, povera, ha dovuto fare da baglia a quell'altro tutta la sera. E poi ha dovuto pure convincerlo e portarlo a dormire. A quel punto anch'io dovevo andare a dormire, però lei mi chiese di rimanere a farle compagnia, e anche se credo che la parola giusta sia consolazione. Sta di fatto che lei era visibilmente provata, era sconvolta. In quel momento probabilmente capì che la relazione che aveva con lui era sbagliata, era assurda, e ad un certo punto cominciò a piangere. Non so, era strano, tutta quella situazione era disperata, un momento di debolezza. Insomma, all'improvviso mi prese e mi diede un bacio. Da quel momento Julie non fu più la stessa. E anche se avevo capito che qualcosa era successo, io ancora non sospettavo di nulla. Ma sono sicuro che lui abbia continuato a sentirsi con lei in quel periodo. Mi sentii con Giulia per cercare di capire cos'era successo,
per capire che fare, ma lei era confusa. Però, nonostante tutto e nonostante avessi capito che qualcosa non stava andando bene, io non avrei immaginato che sarebbe andata così. E quel che accade poi non avevo idea che sarebbe potuto andare così. Una cosa del genere, io non so come sia potuta accadere. Quello che accadde è che È che Giulia all'improvviso questa sceneggiatura è una merda, una vera merda. Cioè, l'intera vicenda non ha alcun senso. Punto. L'idea di raccontare la storia di Jack e Matthew dai due punti di vista è molto interessante. Cioè, il fatto che lo spettatore non sappia per chi parteggiare e non capisca come vada a finire la vicenda è molto interessante. La storia è inconcludente, poi che altro dire? I personaggi sono un disastro, sono dei ritardati messi lì, un disastro. Il problema di questa sceneggiatura è evidentemente che il mio personaggio non è abbastanza sviluppato. Cioè, la storia di per sé non è che sia chissà che cosa. Forse sviluppando la mia figura si riuscirebbe a migliorarla, altrimenti secondo me proprio non vale niente. Cioè, io non ho capito se sono una puttana oppure no. Non mi va di farmi rovinare la reputazione perché quello lì un giorno si sveglia, vuole fare il regista, dai! Ma secondo me il copione non è neanche male, film fatto bene, manca qualcosina, cioè mancherebbe alla fine quella cosa lì, manca un po' di figa, perché la gente vuole quello, vuole solo quello, la figa. E poi il bello sta nel fatto che la rappresentazione è neutrale, cioè in certi punti parteggia per l'uno poi per l'altro, ma nel complesso è neutrale. Continuo a dire, i personaggi fanno cagare. E poi dai, la storia è palesemente dalla parte di Matthew, palesemente. Cioè, secondo me Jack ne esce troppo bene. Buono, bello, bravo, perfetto. Dai, non è credibile. Scusa un attimo, la parte di Matthew è evidentemente il tentativo di Matteo di far passare il suo pensiero contro l'omosessualità. Ma dai, ma si capisce, ma scusate, è la verità del personaggio, però in realtà è la verità del regista. Ma avete letto la parte in cui lui definisce il mio personaggio come un fraccio? Cioè, io
Il mio personaggio la trovo assolutamente offensiva, volgare, banale e tra l'altro neanche veritiera. Ah! Ma secondo me Jack cioè, se la prende un po' troppo con Matthew, perché alla fine uno non sarà libero di scopare con chi vuole, cioè, o sempre lì con la cioè, secondo me, insomma. Il film era entrato in una fase di stallo e allora decisi di mandare in giro la sceneggiatura per capire un po', sondare le opinioni. Fa cagare. Sì. Brutto. 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 È brutto. Ho visto gente rimpiangere la corazzata Potionchi. È una merda. Oh vecchio. Una palla pazzesca. Non succede un cazzo, non succede. Io non ho capito niente. Mi chiedo in tutto questo dove sia Cristo. Guarda, io non so perché correggevo solo l'ortografia, ma se posso dir la mia, bruttino. Ma mio regista lo conosco anche perché se c'era insieme per quella roba là del tanco che aveva inciampato il campanile di San Marco un paio di anni fa. E dico, lei è tanto un bravo fiol, ma lei è anche tanto mona. Mio fratello è un coglione. Ora se mi lasciaste andare, grazie. Io però vi farò vedere un paio di sci eccezionali. Guardate, uno sci che flette in tutta la sua lunghezza, legno, metallo, fibra di vetro. Ho una certa difficoltà a parlare di una sceneggiatura che francamente trovo sconclusionata, cervellotica, intrisa di tutti i luoghi comuni del postmodernismo. Qui tutto è come volatile, cangiante, mutevole, fungibile, liquido, come direbbe Bauman. Et alors, t'as gustó Lotte d'Amore? Non, vraiment, non, j'ai pas du tout aimé, j'étais déçue. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? A mí me chocó. Se me hizo malísima, entre comedia, entre drama, no sé qué. Oui, non, mais ¿A c'est qué ça. iba? Moi, je suis tout à fait d'accord. Il a voulu faire un film nouvelle vague, comme ça, enfin, comme si on était encore dans les années 70. Enfin, en 2013, ça a aucun sens, vraiment. C'est pas d'accord? 2013, Ouais. que es una película mala, Non, mala. c'est sûr. Et puis les acteurs, oh mon Dieu, mais où est-ce qu'il les a cherchés? Franchement, je sais pas ce qu'il a fichu, hein, mais c'est très décevant, vraiment. Hein. Terrible, terrible. Quelle perte de temps. Moi, j'étais vraiment déçue. Sí, como dices tú, pérdida de tiempo. Ouais, exactement. Completamente. Complètement. Siamo conosciuti a Trieste all'università. Io non sapevo neanche che lei fosse qua. Film nyocho doa kamera na moji chame wo ke omtro tete no adia mi foto film. E na me ko le film mi apopo. Ya Mateo Badis va gwa je be agence na Sanislas be Adanwa. E nyinde ke dikokwe. E foto ko le film me chan. Oni foto ele se foto ko de po. E gwa so eja le ke nyon via chan foto wa. E se vende pour venir le benao. La storia è una palese e cristallina metafora del periodo giacobino.
protagonista poi è ricalcato chiaramente sulla figura di Robespierre, mentre la scena del bacio con il suo evidente simbolismo, no, rappresenta l'assassinio di Marat. I feedback furono abbastanza positivi, direi. Ormai era tutto andato in vacca. Tutto andato in vacca. E Cristo? Sì, uno dei principali problemi è che il maggiore finanziatore era il prete e quindi bisognava accontentarlo. Sì, ormai non si poteva più andare avanti col film. Non aveva alcun senso. Sì, beh, quindi o si trovava una qualche soluzione o sinceramente io non è che abbia tutto questo tempo da perdere. Pensai di inserire un Gesù moderno, attuale, capace di parlare apertamente ai giovani. Purtroppo l'arcivescovo non apprezzò l'idea, disse che era volgare e che Gesù in chiave moderna doveva essere rappresentato con elegante semplicità. Perché poi, oltre a tutti i problemi che c'erano, cazzi e mazzi vari, mancava la cosa più importante, il finale. Cioè, mi chiedo io, come si fa a cominciare un film senza avere idea di come va a finire? Non è normale. Sì, beh, effettivamente sì, esisteva il problema del finale, però c'erano varie idee su come concludere la vicenda. Sul finale è chiaro che il mio personaggio sarebbe dovuto essere messo in evidenza. Io, elevandomi al di sopra delle parti, avrei fatto cambiare atteggiamento a Matthew nei confronti di Julie. Avrei fatto rimettere Julie con Matthew e io mi sarei messo con Jack. Sì, che alla fine si scopre gay. Secondo me ci vuole, grazie, ci vuole un finale a sorpresa, non so. Un finale in cui io mi faccio Julie. Oh, io avrei... Signora? Lasciamela pure là. Sì, già. Io avrei fatto così. Julie manda a fanculo tutto e si fa suora, no? Secondo me il film faceva cagare, bisognava finirla lì. Poi, vabbè, se proprio bisognava star lì a cercare un finale, non so, ci avrei piazzato un bel dramma che ci sta sempre. Allora, io ci avrei piazzato una sparatoria, poi in bomba un inseguimento alla Miami Vice. Dopodiché, duello fra i due, e però a un certo punto si devono unire contro un nemico comune. Sì, poi sono due, si incontrano, si vedono, Barbacci si coccono. Tac. Julie scopre che Matthew è suo padre. Guarda, mi al manco una battaglia che averia messa per porno. Pertanto li ha fa tutti ormai. Poi uno dei due muore e l'altro si fa la tipa. Ero praticamente sul punto di gettare la spugna. Quando non so come mi venne l'idea. Poi alla fine sì, quell'idea dopo tutti i giri, tutti i casini, dai, non era male, era abbastanza bene. Sì, dai. Forse così poteva anche funzionare. Guarda, è il giusto finale per una bella pellicola. Io non ero tanto convinto, però, visto che non c'erano alternative, mi sono detto, tanto vale la pena tentare, no? L'idea che mi venne fu quella di apportare alla storia, in seguito all'avvenimento che sarebbe stato rivelato, un totale capovolgimento di fronte, ma talmente scioccante da
da cambiare totalmente la natura del film. E tutti quelli a cui mostrai l'idea ebbero tutti la stessa reazione. Stupore. E quindi capì che quell'idea era giusta e che quella era la strada da seguire. E quest'idea sarebbe stata sarebbe stata? A questo non ci ho ancora pensato. Però insomma, figata, no? Fammi capire bene. Tu vuoi fare un film dentro il film? Esatto. Quindi vuoi far partire il film, poi prendi gli attori, il regista, i protagonisti e gli fai raccontare la storia. Esatto. Dai. Segnale, no? Allora? Ci buttiamo anche profitto in questo film? No. Come no? No.